Ciao a tutti e bentornati, sono Nico e in questo nuovo video andremo ad aprire un laptop HP 250 G9 per aumentare la RAM aggiungendo un banchetto da 8 GB sul secondo slot. Munitevi di giravite, una tessera per dividere la scocca successivamente. Io uso quella della SIM Vodafone oppure la lama di un tagliabalza smusata di quelle spesse. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e cominciamo. Per iniziare sollevo leggermente una delle gommine e poi la tiro molto lentamente. Ricordo che c'è una vite sotto questa gommina e altre 4 dall'altro lato, più le due esterne che sono facilmente visibili. Potete anche non togliere tutta la gommina e lasciarla anche incollata. Adesso che abbiamo tolto tutte e sette le viti non ci resta che sganciare leggermente la scocca e con la nostra card andare a fare leva sui vari piedini in modo da aprirla tutta quanta. Questa operazione va effettuata con molta accortezza perché è molto facile rischiare di rompere i piedini che agganciano le due scocche. Fatto questo, ci ritroviamo sulla scheda madre, possiamo notare l'SSD e la RAM che è già inserita, che in questo caso 8 GB, e lo slot vuoto dove andremo a mettere la nostra nuova RAM, che per l'esattezza è questa qui. Avete letto, avete scritto, andiamo avanti. Facciamo in modo che lo zoccoletto corrisponda, incliniamola di circa 45 gradi, spingiamola all'interno del socket e dopodiché portiamola giù. Appena sentiamo il click, l'operazione è conclusa. Non ci resta che rimettere la scocca facendo pressione sui bordi, mi raccomando non fate pressione sul centro, reinserire le viti e il nostro laptop sarà pronto. Naturalmente appena finiamo lo accendiamo per provare se la RAM viene riconosciuta dal sistema.
Una volta che ho terminato di riassemblare il laptop, l'ho acceso, ho premuto il tasto F2 prima dell'avvio del Windows in questo caso e sono arrivato su questa schermata. Adesso selezionerò informazioni di sistema, memoria, ed ecco qui. Sulla DIMM1 abbiamo la RAM originale, quella inserita dall'HP, 8 GB 3002 DDR4, e sulla DIMM2 abbiamo la Kingston che abbiamo inserito noi, sempre 8 GB, sempre DDR4, sempre 3002 MHz. Con questo ho concluso il video, spero che vi sia piaciuto, soprattutto che vi torni utile. Lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale e alla prossima.